Pablo Escobar non ci ha mai perdonato per l'uccisione di suo cugino. Bandito non è chi preme il grilletto. Bandito è chi lavora con la testa. E tu? Quante persone pensi di aver ucciso? Arriva un momento in cui perdi il conto. Ma che momento? Ma non riesco neanche a spiegarlo. C'erano circa 10 autobombe, dalle 10 alle 15 ogni giorno. Per le cose che ha provocato e che ha fatto, secondo me non aveva il diritto di camminare sulla stessa terra su cui camminiamo noi. Se mi avessero detto che sarei riuscito ad incontrare il protagonista di questa foto, non ci avrei mai creduto. No, non Pablo Escobar, che qui è appena stato catturato e ucciso. Questo è proprio il tetto su cui è stato ucciso. Ma Steve Murphy, l'agente speciale della DEA che ha sacrificato la sua intera vita per dare la caccia al più grande narcotrafficante della storia. Ricevo ancora messaggi d'odio sui social. Hai degli haters? Ho ricevuto un messaggio dove sperano che i miei figli sviluppino un cancro e muoiano di una morte dolorosa. Sai, ci sono ancora molte persone che lo idolatrano. E poco dopo parlerò anche con un grande amico di Pablo che l'ha addirittura aiutato durante una sua fuga. Questa qui è la strada che ha fatto per scappare dalla polizia quando sono venuti a prenderlo. E soprattutto con un sicario che ha ucciso decine e decine di persone per conto del patron, il re del narcotraffico. Cioè, se mi punti una pistola e non mi uccidi, sei morto. Durante lo scorso viaggio nei pazzi in America io ho chiesto a Giacomo come mai avesse i baffi e lui mi ha risposto che erano in onore dei protagonisti di Narcos. Io non l'avevo mai visto e così nel tempo libero abbiamo iniziato a guardare la serie e poi guardandolo ho pensato sarebbe interessante andare a intervistare i protagonisti ed è proprio quello che incredibilmente stiamo andando a fare adesso. La vita è stupenda. La serie Netflix probabilmente l'avete vista tutti. È stata candidata ai Golden Globe, ha goduto di un successo internazionale senza precedenti e ha fatto scoprire la figura di Pablo Escobar ai pochi che ancora non la conoscevano. Plata o plomo? Ma la vera domanda è, le cose sono andate veramente come ci sono state raccontate? Siamo stati assunti da Netflix come consulenti. Gli abbiamo detto la verità e poi hanno fatto quello che volevano. Narcos è giustamente una serie di intrattenimento e quindi, per sua stessa natura, ha il diritto di prendersi una serie di licenze poetiche per rendere la storia più appassionante per il pubblico televisivo. Noi siamo Narcos e abbiamo onore. Al diavolo il tuo onore. Il mio obiettivo, invece, era quello di andare a conoscere tutte le persone che hanno orbitato attorno alla figura di Pablo Escobar per conoscere la sua vera storia. Pablo Escobar ha ucciso 50.000 persone. Molti poliziotti per via delle taglie. Voglio dire, sono stato a molti funerali. Solo in un caso. 137 agenti. Nelle indagini ordinarie della narcotici, li insegui, confischi le loro case, le attività, i ranch. Vanno in prigione per 15-20 anni. La vita va avanti. Ma non con Pablo. Pablo voleva vendetta. E se avesse potuto ucciderci, ci avrebbe uccisi in un attimo. Sai, ci stava provando. Per chi non lo conoscesse, Javier Peña è stato una delle figure fondamentali per la cattura di Pablo Escobar, tanto da diventare, appunto, uno dei protagonisti di Narcos. La domanda che mi fanno più spesso è: hai avuto tutte quelle relazioni sessuali con donne? Ho risposto certo che sì. Il nostro primo personaggio nasce e vive in Texas, iniziando la sua carriera nelle forze dell'ordine come poliziotto locale. Appena superati i 30 anni fa domanda per entrare nella DEA. Ho fatto domanda, ci è voluto circa un anno e poi sono stato selezionato. Ho fatto domanda per il Messico, la DEA ha fatto un errore e sono stata assegnata alla Colombia. DEA è l'acronimo di Drug Enforcement Administration ed è un ente governativo nato negli anni 70 grazie al presidente Richard Nixon proprio in funzione di combattere il narcotraffico negli Stati Uniti. Volevo davvero andare a vedere come sono i veri trafficanti, come pensano, come agiscono. Inutile dirvi che pochi anni dopo la sua nascita tutte le forze della DEA e quindi anche di Javier si sono concentrate quasi esclusivamente sul combattere Pablo Escobar e la sua organizzazione. Yo busco la paz y siempre he predicado la paz y he anhelado la paz. Ma la sua vita è stata ben più complessa e stratificata di quello che sembra. E il fatto è che la storia di Pablo Escobar è molto controversa, alcuni lo amano, altri lo odiano. E non inizia di certo alla fine degli anni '80, quando la DEA lo trasforma nel suo ricercato numero 1. Pablo Escobar Gaviria non è ancora stato trovato.
Le forze armate e gli organismi di sicurezza continuano a cercarlo. Pablo Emilio Escobar Gaviria nasce il 1 dicembre 1949 a Rio Negro, in Colombia, in una famiglia normale di contadini ed insegnanti. Quando sono arrivato in Colombia non avevo mai sentito parlare di Pablo Escobar. Così ho iniziato a imparare tutto quello che potevo su di lui. Negli anni 70, da giovane e ambizioso criminale di strada, diventa prima intermediario nel contrabbando di marijuana e infine di cocaina, sostanza che cambierà radicalmente la sua carriera. Pero usted puede asegurar que su dinero o nunca ha tenido vinculación con el narcotráfico. Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculo con el narcotráfico. Con l'aumento della richiesta da parte degli Stati Uniti, Pablo vede la possibilità di arricchirsi grazie alla polvere bianca. Inizia così a costruire laboratori nascosti nella giungla colombiana, dando vita alla sua personale organizzazione, il famosissimo cartello di Medellín. In ogni caso in cui ho lavorato in Colombia, la cocaina proveniva dal cartello di Medellín. Pensate che nel decennio successivo il suo cartello diventò così forte da gestire l'80% del traffico di cocaina degli interi Stati Uniti, portandolo a guadagnare, si stima, circa $500 miliardi a settimana. Una revista nacional calcula su fortuna en $5.000 millones. ¿Es esto cierto? Eso parece una cifra de esas que se ven solamente en los cuentos de las mil y una noches. La storia di Pablo Escobar però è complessa per altri motivi, al di fuori dell'enorme ricchezza e dell'enorme potere che è riuscito ad ottenere. Il primo è che tutta la sua storia è piena di colpi di scena. La prima settimana che ero a Bogotà è quando Pablo si è consegnato. Pensavo fosse una cosa positiva, sai, il più grande produttore e distributore di cocaina al mondo è in prigione. Nella sua cosiddetta prigione, che in realtà non era una prigione, quella che aveva costruito lui. Là dove vedi quella casa in mezzo a quei pini, era una delle prime basi, dove c'erano sempre almeno 100 sicari di guardia per controllare chi saliva sulla strada. Nessun altro poteva salire senza il suo ordine. Il secondo è che quel tipo di organizzazione nel contesto del narcotraffico non ce l'aveva nessuno. Il mio ruolo era quello di guardia del corpo, ho avuto diversi incarichi. Nel cartello di Medellín avevamo tutti compiti molto diversi. L'unica cosa che Pablo Escobar pretendeva era la lealtà. Ed il terzo è che El Patron, uno dei nomignoli con cui era chiamato, sfruttava parte dei suoi introiti per guadagnarsi la fiducia del popolo, costruendo case per i poveri, strutture sportive. Questa zona qua prima era così e Pablo l'ha trasformata in questo. E addirittura dando soldi ai più sfortunati. Dicono che sia stato un assassino spietato, ma a noi non risulta, anzi ci ha aiutati. E quando sei arrivato in Colombia hai percepito subito l'importanza di Pablo? E in quel momento era importante, ma non così tanto. È stato solo verso il 1989 che abbiamo iniziato a vedere tutto il suo potenziale, tutta la sua organizzazione costruita sul terrorismo. E infatti chiamiamo Pablo Escobar l'inventore del narcoterrorismo. Il termine è appunto nato negli anni '80 con Pablo Escobar, in seguito ad attentati, omicidi e sequestri atti a mantenere il potere e proteggere i profitti del cartello. Quei tipi erano spietati. Pablo dava loro ordini e loro si offrivano volontari per uccidere persone. Quando entri nel giro di questa organizzazione, la prima cosa che ti dicono è se ti senti davvero pronto per far parte dell'organizzazione. Perché una volta che ci entri non si può uscire e qualsiasi errore tu commetta, se non lo paghi tu, lo paga la tua famiglia. Non avevo mai nemmeno sentito la parola sicario prima e poi all'improvviso ho iniziato a sentire «Ehi, ha dei sicari». Il termine sicario deriva dal latino sicarius, che a sua volta proviene da sica, una parola che indica un tipo di pugnale utilizzato spesso per gli omicidi furtivi nell'antica Roma. Oggi definiamo invece i sicari come dei killer su commissione, come se fosse un lavoro qualunque, in cui dietro un compenso si fa fuori qualcuno. Durante i miei viaggi ho incontrato anche degli assassini che mi hanno raccontato qualcosa su se stessi e sulle loro attività, ma non avevo mai incontrato un sicario professionista, o meglio, fino ad ora. Non mi sembra nemmeno vero, ma vamos pa Colombia. Qualche giorno dopo siamo infatti volati in Colombia per andare a trovare il nostro contatto nel mondo del narcotraffico in Sud America. Ci siamo, Medellín. Le aspettative erano altissime perché ci avrebbe fatto conoscere un sicario che, a detta sua, aveva lavorato per Pablo Escobar. Siamo pronti ad andare a vedere cosa succede, a conoscere i nostri amici colombiani. Tra l'altro è anche la prima volta che usciamo per Medellín ed è notte. Ovviamente uscire di notte era l'unica cosa che ci avevano consigliato di non fare quelli dell'hotel. Il punto di incontro era un bar sperduto a qualche minuto di macchina dal nostro hotel. Eccoci qua, si balla ora. Ma non avevamo idea di chi ci saremmo trovati di fronte. È che non saprei come riconoscerla. A parte che ci stanno guardando tutti come se avessimo un puntino in testa. E neanche il tempo di dirlo. Volete un grammo? No, stiamo aspettando un'amica. Stanno aspettando un'amica. State aspettando me?
E non avendo molte alternative, mentre aspettiamo, ci sediamo al tavolo con loro. Io non hablo tanto spagnolo. Un mio amico che lavorava con Pablo è il proprietario di questo locale e anche di questo quartiere. Cosa bagno, ma solo per dire... Mamma mia, che situazione assurda, siamo finiti. Questo è il numero su WhatsApp del fratello di Escobar. Ma ci arriveremo. Nel frattempo, lei è il nostro contatto. Sta arrivando, te lo presenteremo. Anche lui è stato in carcere negli Stati Uniti. Può darsi che ha scontato la sua pena ed è uscito. Poi è arrivato qui a Medellin. Quindi un ex sicario o è ancora in attività? Ma il signore adesso è ancora... Sì, farà sempre parte di qualche organizzazione. Sempre. L'incontro comunque è veramente complicato, soprattutto da organizzare, dato che il nostro amico, oltre ad essere stato abbastanza sfuggente nelle settimane precedenti, si è anche fatto attendere. Siamo qui da 3 ore ad aspettare il boss dei boss. Lui, siccome lui è una persona importante, loro in genere non arrivano mai puntuali da nessuna parte, per una questione di sicurezza. Ma fortunatamente, letteralmente all'alba del giorno dopo... Dovrebbe essere appena arrivato. Alessandro! Ho lavorato per Pablo Escobar qui. E hai lavorato tanto per lui. Sì, per tutta la vita. Ok, voglio approfondire, ma non qui. Voglio intervistarlo a casa sua, in un luogo dove si sente tranquillo a raccontare. E mentre ci dirigiamo verso questo luogo non ben definito, ci accorgiamo di una cosa assurda. Pazzesco, ha una macchina blindata e la polizia non può fermarla. No, è la macchina con la sirena della polizia. Tutto quello che dici là fuori io lo sento qui dentro. Sentite? E perché tu tieni sul coche blindato? Tanti nemici. Ora, magari a voi un'auto blindata non serve, ma una precauzione per garantirvi un futuro più solido e sicuro ve la do io. Investire non è mai stato così semplice, sicuro ed accessibile come con Scalable. Io stesso ho scoperto quanto sia importante iniziare presto e con piccoli passi. Mettiamo da parte 10,50 che sono l'investimento iniziale. Per assicurarsi un bel gruzzoletto dopo qualche anno, e la soluzione che mi ha convinto di più è il piano d'accumulo. Funziona così: ogni mese o settimana fai versamenti bassi ma costanti e questi vengono impiegati in strumenti finanziari tipo gli ETF, che diversificano i tuoi investimenti e li fanno crescere nel tempo. È un sistema pensato per chiunque voglia costruire un futuro finanziario sereno. Con un unico strumento puoi investire in centinaia di aziende in tutto il mondo, così da ridurre i rischi grazie alla diversificazione del portafoglio. È il modo più efficiente per combattere l'inflazione e far lavorare i tuoi risparmi verso obiettivi concreti, che siano l'università, l'acquisto di una prima casa, la pensione o semplicemente la tranquillità di non doverti più preoccupare della gestione del denaro. Con Scalable puoi iniziare con qualsiasi cifra, senza costi di apertura e con la possibilità di personalizzare la tua strategia. Per iniziare ad investire con Scalable, clicca il link in descrizione e apri un conto gratuito. Ma torniamo a noi e passiamo alla confessione del nostro sicario. Ho lavorato per il cartello per 10 anni ai tempi di Pablo Escobar. Sono stato la sicurezza della sua famiglia e un soldato. E attorno a lui eravamo circa 500 persone per la sicurezza. Tutti dobbiamo iniziare dal basso. Quindi per salire nei ranghi dell'organizzazione devi cominciare come sicario. Poi ti costruisci il tuo ambiente e i tuoi gradi te li guadagni da solo. Quindi il primo passo per entrare nell'organizzazione era proprio quello di uccidere su commissione per conto di Pablo. E per arrivare ad essere la sua guardia personale, che altro ha fatto durante il suo percorso? E io ho lavorato in 2 dei suoi laboratori più grandi, che si chiamavano Mama Rosa e Burrolandia. Quando entri in queste organizzazioni perdi la paura di tutto, perché sei sempre a contatto con la morte, in ogni momento. Ma per Pablo non era un problema, perché aveva guardie a centinaia, sparse su tutto il territorio americano e sudamericano. Il mio ruolo era di guardia del corpo, ho avuto diversi incarichi e ho vissuto molti momenti difficili, come quando ci stavano cercando, noi nascosti sotto gli alberi, gli elicotteri che volavano cercandoci ovunque, tutti con soldi ma senza un posto dove comprare una bottiglia d'acqua o un pezzo di pane. Come in tutte le organizzazioni c'era infatti una sorta di gerarchia che andava rispettata alla lettera e che permetteva al cartello l'efficienza operativa e la protezione dei membri d'alto rango. Escobar era al vertice della piramide e prendeva tutte le decisioni fondamentali, ma delegava compiti specifici a una serie di luogotenenti e subordinati. La lealtà pesa molto. Per esempio, tu sei il bandito del quartiere e lui è il tuo braccio destro. E lui si prenderà la responsabilità di tutti i tuoi crimini per lealtà. Lui dirà: sì, sono stato io. Ma tornando al sicario. E tu quante persone pensi di aver ucciso? Arriva un momento in cui perdi il conto. A un certo punto diventa praticamente un'abitudine. Cioè, sono state parecchie. Più o meno? 60, 70. Assoldare un sicario per uccidere un target specifico è sicuramente deplorevole, ma figlio di quel contesto. Mentre convincere qualcuno ad uccidere 70 persone per te è qualcosa di molto differente. Sono sempre rimasto sorpreso da
come manipolava le persone, dal modo in cui agiva. Ti faccio un esempio. Sto ascoltando Pablo Escobar al telefono. Stavamo cercando di localizzarlo e lui stava parlando con sua moglie, Tata. E mentre diceva a sua moglie che l'amava, sul fondo si sente un urlo. Pablo copre il telefono, si gira e dice ai sicari: copritegli la bocca. Stavano torturando un uomo, mentre parlava con sua moglie e le diceva quanto l'amava. Beh, noi che lavoravamo con lui abbiamo sempre avuto un'ottima opinione di lui. Era una persona onesta, era una persona che voleva aiutare tutti. L'unico errore che Pablo ha commesso è stato entrare in politica, perché Pablo non aveva studi. Allora, quando è arrivato lì e ha visto tutto quello che gli si era bruciato, ha ricostruito le case a circa 40 famiglie. Beh, raccontavamo alla gente che era un signore molto gentile, perché Pablo Escobar era molto bello e giovane a quei tempi. Sì? Sì. Una delle cose che ricordiamo di più con lui è stata, ai tempi della Hacienda Nápoles, le feste, i bei momenti che abbiamo passato con lui. La Hacienda Nápoles era la tenuta dentro la quale viveva Pablo Escobar, ma non solo. Era un'area di 20 km quadrati che comprendeva strutture lussuose, attrazioni e addirittura un parco zoologico privato. Ed è una casa bellissima. La proprietà aveva dinosauri realistici, a grandezza naturale. Un parco dei dinosauri. La Hacienda Nápoles era quindi una sorta di parco giochi di lusso che serviva a sottolineare la potenza della famiglia Escobar. Io ho conosciuto Pablo Escobar in entrambe le sue facce, quando non c'erano guerra né problemi e quando sono arrivati i problemi. E il fatto è che Pablo Escobar, per il mondo e per molta gente, ha la reputazione di essere un criminale. No, non è come pensa la gente. Esattamente come vi dicevo, ogni persona che è entrata in contatto con Pablo vede la vicenda con occhi diversi. Pensate che addirittura suo figlio, con cui siamo riusciti ad entrare in contatto, è stato categorico su una sola cosa. Avrebbe partecipato al documentario solamente se non si fosse fatta menzione di Steve e Javier, che, parole sue, sarebbero i veri criminali di questa storia. Criminali che si nascondono dietro i distintivi, ok? Non credo a una sola parola che esce dalla bocca di quell'uomo. Ma torniamo a Javier e alla struttura del cartello. Il miglior amico di Pablo Escobar e l'uomo che gestiva la sua organizzazione di traffico era un tipo di nome Gustavo Gaviria. Lui e Pablo erano cugini di primo grado, sono cresciuti insieme. Gustavo Gaviria era il cervello del cartello di Medellin. Pablo era l'amministratore delegato. E questo serve a ricordarci che... Bandito non è chi preme il grilletto. Bandito è chi lavora con la testa. In questo senso, Gustavo Gaviria era forse il peggiore. Gustavo gestiva le operazioni logistiche e finanziarie del traffico di cocaina ed era noto per la sua intelligenza e discrezione. Puoi dirmi qualcosa che per te era normale, ma ripensandoci adesso è tipo folle? Cosa era normale quando eravamo lì? Autobombe. Ti spaventavi, ma non era una cosa sorprendente. Per Escobar ogni mezzo era lecito per ottenere quel che voleva, anche a costo di spezzare migliaia di vite. Quando parliamo di Pablo Escobar, abbiamo stimato che fosse responsabile per 10, 15, forse 20.000 omicidi. Uno dei suoi sicari preferiti, che era in prigione con lui, lo chiamano Popeye, quando è stato intervistato in uno show dice che il numero è più vicino a 50.000. Questo è un assassinio di massa. E sono curioso di sapere, la tua relazione con Steve è accurato il modo in cui viene raccontata nella serie TV su Netflix o... Non ho ancora visto la serie su Netflix, non voglio vederla perché so la verità reale. Voglio dire, non era un agente DEA corrotto. Sì, Steve e io non abbiamo mai litigato. La serie ci mostra mentre ci spingiamo, ci stiamo preparando per una rissa. Non abbiamo mai avuto nemmeno una discussione, voglio dire, potremmo avere divergenze di opinioni, ma quella non era una discussione. Sono una persona molto organizzata. Javier è la persona più disorganizzata che tu abbia mai incontrato, ma ha una mente come un'enciclopedia. Ci completavamo a vicenda, quindi i suoi punti di forza erano le mie debolezze e viceversa. Javier mi fa poi vedere un poster incredibile, realizzato proprio in onore suo e di Steve. Guarda, al fin cayó. Che vuol dire proprio finalmente è caduto. Titolo, oltretutto, dell'ultima puntata della seconda stagione della serie TV. Wow. Perfetto. Un'emozione davvero unica. Allora ragazzi, è stato un piacere. Attenzione in Colombia, usate il buon senso ragazzi. Già, perché il nostro viaggio non si ferma qui e, anzi, casa di Javier è soltanto la prima tappa di una serie di spostamenti che ci porteranno a conoscere la realtà di Pablo Escobar molto, ma molto da vicino. Se vai con qualcuno che è rispettato nel quartiere, non ti succederà nulla. Ma se vedono che sei uno straniero in un quartiere e ti vedono da solo,
possono derubarti. Se vedono che vieni da una famiglia molto benestante, ti possono sequestrare. E ora vediamo che succede. E direi che, meglio di così, questa serie non poteva iniziare. Nel prossimo episodio. Quando ero piccolo non sapevo. A casa mi dicevano che mio padre era morto. Un fischio, polizia. 2 fischi, libero. Preferisco una tomba in Colombia che una cella negli Stati Uniti. Me lo immagino Escobar in panico che scappa per queste stradine. Ci incaricavano di portargli le cose, le donne, il cibo. Wow, fai attenzione. Narco, got dope like Pablo.